Come immaginavano la nostra epoca nel Medioevo? Avevano già intuito quali nuove invenzioni avremmo avuto e che scoperte avremmo fatto? In questo video lo vedremo e non ci saranno solo le prospettive medievali, ma anche alcune delle epoche successive. Vedremo anche se hanno previsto bene il futuro e chi ci ha azzeccato di più e chi di meno. Nel Medioevo non c'era propriamente l'idea di un futuro completamente diverso, ma c'era soprattutto l'idea di un tempo ciclico che si sarebbe ripetuto sempre abbastanza uguale. Parlando di futuro, tanti medievali pensano soprattutto alla fine del mondo in senso profetico e religioso, e in pochi provano a prevedere degli sviluppi in senso tecnologico come faremmo noi oggi. Chi prova a farlo spesso mette delle innovazioni meravigliose non tanto nel futuro ma in delle terre lontane e leggendarie. Comunque è chiaro che sta provando a immaginare qualcosa che si potrebbe realizzare nel futuro partendo da delle basi che già si conoscono. In particolare c'è un uomo che nel Medioevo ha provato a prevedere il futuro non in un senso apocalittico ma nel senso di innovazione tecnologica che gli daremmo oggi. E quest'uomo si chiamava Roger Bacon. Era un francescano inglese e nel Medioevo non è tanto sorprendente che sia un frate a fare delle ipotesi sul futuro. Sia perché quelli che oggi chiameremmo scienziati al tempo appartenevano proprio quasi tutti alla Chiesa, a differenza di quello che in tanti oggi pensano, sia perché proprio i francescani erano molto attivi negli studi naturalistici e scientifici, diremmo oggi. Comunque Roger Bacon era uno degli uomini in assoluto più all'avanguardia del Medioevo e sicuramente aveva delle conoscenze non comuni per il tempo, tanto che per tutta la vita è stato anche sospettato di stregoneria. Però il fatto che non fosse uno stregone, ma che piuttosto fosse uno studioso della natura e della tecnica si capisce dal titolo stesso del suo testo che ci interessa di più per questo video, che è proprio il testo in cui fa delle ipotesi sulle innovazioni future e che si intitola Lettera di Roger Bacon sul meraviglioso potere dell'arte e della natura e sulla nullità della magia. È scritto nella seconda metà del 1200 e qui lui spiega appunto che dei risultati eccezionali si ottengono con la tecnica e non con la magia. In una parte che è intitolata Sulla meravigliosa arte degli strumenti parla di alcuni dispositivi meccanici e inizia a presentarci quindi come lui immagina dei dispositivi che potrebbero essere realizzati. La prima cosa che scrive è possibile che vengano costruite grandi navi e imbarcazioni che solcano il mare, che possano essere guidate da un solo uomo e che si muovano con maggiore rapidità rispetto a quelle piene di rematori. È possibile che venga costruito un carro che si muova a una velocità inestimabile e il movimento avverrà senza l'aiuto di alcun essere vivente. Qui sta ipotizzando praticamente delle barche che non si muovono con la forza umana ma a motore e quindi ha azzeccato su un'invenzione che però sarebbe arrivata circa 500 anni dopo, ovvero alla fine del 1700, inizio 1800 con le prime barche a vapore. Ipotizza anche un carro che si muova senza l'aiuto di esseri viventi e quindi ci ha azzeccato sull'esistenza delle moderne automobili. È possibile, scrive poi, che venga costruito un dispositivo per volare, tale che un uomo seduto al centro di esso e girando una manovella faccia battere le ali artificiali nell'aria, alla maniera del volo di un uccello. Questo è il classico sogno umano del volo che c'era già fin dall'antichità e per cui per esempio sono famosi i disegni di Leonardo da Vinci, che è un'altra fonte interessante sul futuro immaginato dai medievali, infatti li userò in questo video anche se con lui siamo alla fine del Medioevo. Ovviamente anche su questo Roger Bacon ci ha azzeccato, anche se sicuramente doveva sembrargli qualcosa di veramente favoloso. Infatti per gli altri strumenti dice di conoscerli almeno in linea teorica, mentre per lo strumento per volare dice che non lo ha mai visto e che non conosce nessuno che lo abbia mai visto. Poi Bacon continua con un'altra innovazione possibile. È possibile costruire uno strumento di piccole dimensioni per sollevare e abbassare grandi pesi, un dispositivo molto utile in determinate situazioni di emergenza. Qui non è detto che Bacon stia parlando proprio del futuro, infatti fin dall'antichità esistevano dei sistemi di carrucole che facevano in modo che un uomo solo potesse muovere pesi molto grandi.
La descrizione però ricorda molto di più il martinetto o crick, che è quell'oggetto che consente per esempio di sollevare le macchine per cambiare le gomme. Effettivamente è un oggetto portatile di piccole dimensioni, che consente proprio di sollevare grandi pesi con dei principi che erano però già conosciuti nel Medioevo. È anche possibile costruire dispositivi con cui senza pericolo fisico un uomo possa camminare sul fondo del mare o di un fiume. Alessandro li utilizzava per osservare i segreti del mare. Qui Roger Bacon si riferisce anche a un'altra opera medievale che è il Romanzo di Alessandro, e che era un racconto delle gesta di Alessandro Magno con però inserite diverse parti leggendarie. In un episodio Alessandro scendeva nel mare dentro una campana di vetro e questo gli permetteva appunto di osservare i fondali del mare. Quindi Bacon aveva previsto bene, insieme al Romanzo di Alessandro, la possibilità di immergersi nelle profondità del mare e di farlo con delle protezioni, come può succedere con le tute da sub o con i sottomarini, che però risalgono anche nelle primissime versioni a mezzo millennio dopo rispetto a quando Bacon sta scrivendo. Lo stesso Romanzo di Alessandro conteneva non solo il sogno umano di esplorare il mare, ma anche quello che abbiamo visto prima di esplorare il cielo. Infatti Alessandro riusciva a sollevarsi in aria con una macchina tirata da grifoni, anche se questo non è esattamente quello che è successo nella realtà. Nella parte successiva Roger Bacon si concentra sugli specchi e sui dispositivi ottici. Già al suo tempo, infatti, lo studio degli specchi e delle lenti era considerato molto interessante e si stava sviluppando notevolmente proprio in quel momento. Gli specchi, scrive, possono essere disposti in modo tale che un uomo che entra in una casa veda realmente oro, argento, pietre preziose e tutto ciò che desidera, ma chiunque si avvicini al luogo non troverà nulla. Qui sta parlando di un'illusione ottica che è ottenuta con degli specchi, anche se può pure sembrare qualcosa di simile a degli ologrammi. Effettivamente oggi in parte si possono proiettare degli oggetti tridimensionali con delle illusioni di luce, anche se non siamo ancora ai livelli degli ologrammi da film di fantascienza. Per Roger Bacon comunque è molto più interessante rispetto agli ologrammi quel dispositivo mediante il quale i raggi di luce vengono convogliati in qualsiasi luogo desideriamo e vengono riuniti da rifrazioni e riflessioni, in modo tale che qualsiasi cosa vi sia collocata venga bruciata. Questi sono i famosi specchi ustori che erano attribuiti anche a Archimede, che gli sarebbero serviti per bruciare delle navi romane. Anche se non si sa se esistessero davvero in passato, anzi più probabilmente erano un'invenzione che gli antichi sognavano che potesse essere realizzata. In linea teorica sì, si possono usare degli specchi e delle lenti che sfruttano la luce del sole per incendiare dei materiali, ma in realtà tanti test hanno dimostrato che è una tecnologia abbastanza inutile. Funziona solo a distanza ravvicinata, con un bersaglio immobile e richiede tanto tempo. Quindi questo è un grande sogno degli antichi sul futuro che però si è rivelato pochissimo utile per lo scopo e che è stato ampiamente abbandonato e eclissato da altre tecnologie. Poi Roger Bacon parla anche di combustibili e di composti chimici. È uno dei primi in Europa che parla della polvere da sparo, sempre per dire quanto fosse all'avanguardia, e ne parla proprio in questo testo. Non aveva ancora previsto tutti gli usi successivi, però aveva capito quanto sarebbe stata importante questa scoperta. Infatti presenta pure la formula per ottenerla in un modo crittografico, cioè nascosta sotto un anagramma. Poi si spinge verso terreni ancora più inesplorati, dicendo che magari noi, molti secoli dopo, avremmo potuto realizzare delle lampade perpetue e dei bagni che mantengono il calore per sempre. Oggi però sappiamo che queste invenzioni non sono realizzabili secondo le leggi della fisica, perché non si può produrre luce o calore senza una fonte che si consuma e inevitabilmente il calore si disperde. Esistono delle lampade e delle batterie a decadimento radioattivo che durano per decenni, quindi diciamo che in parte Roger Bacon ci ha azzeccato pure qui, però non sono veramente lampade perpetue. Per i bagni eternamente caldi in realtà esistevano anche al suo tempo, infatti per esempio ci sono delle fonti termali che sono alimentate dal calore geotermico continuo. Se invece intendeva dei bagni artificiali, come abbiamo appena detto, non è possibile realizzarli. Bacon poi propone anche la creazione dell'oro, che è uno dei grandi sogni dell'alchimia medievale. In sostanza, per creare l'oro bisogna trasformare un elemento chimico in un altro.
Questo è possibile a livello di fisica nucleare, ma ancora oggi è estremamente costoso per ottenere risultati microscopici e quindi non ha molto senso dal punto di vista economico. Bacon va avanti anche con i sogni dell'astronomia di descrivere e catalogare tutti i corpi celesti. Un'altra cosa che ci fa vedere che la visione medievale del futuro non è così arretrata come potremmo immaginare. Infatti nel Medioevo come oggi uno sguardo al futuro era anche uno sguardo rivolto a altri pianeti e all'universo che ci circonda. Il grande potere della matematica, scrive, può costruire uno strumento sferico in cui tutti i corpi celesti sono descritti in modo veritiero per quanto riguarda la longitudine e la latitudine. Qui ci ha azzeccato solo in parte perché oggi noi conosciamo abbastanza accuratamente le posizioni dei principali corpi celesti, ma non conosciamo tutti i corpi celesti dell'universo e ne li conosciamo con una precisione assoluta. Probabilmente questi non saranno neanche mai tutti conoscibili, quindi anche qui il suo sogno si è spinto più in là delle capacità umane, anche delle capacità umane del futuro rispetto al Medioevo. Poi Roger Bacon dedica una sezione al prolungamento della vita, che è un altro sogno dell'uomo da sempre, lo è ancora oggi. Secondo lui è possibile prolungarla con degli oli, degli unguenti e dei liquori portentosi. Ovviamente ancora oggi non abbiamo raggiunto di poter prolungare la vita umana a dismisura tramite sostanze miracolose. Anche se pure Roger Bacon la mette già sotto la prospettiva di una salute migliore, di uno stile di vita sano, che è pure questa una prospettiva molto moderna. Ma adesso che abbiamo fatto questo viaggio in alcune invenzioni del futuro immaginate dai medievali, penso che sia interessante scoprire anche tanti altri futuri previsti nelle epoche successive. Un 64% di voi guarda i miei video senza iscriversi, e se siete in questo 64% c'è un'altissima probabilità che in futuro non vi aspetti l'unguento dell'immortalità, ma una bella apocalisse medievale. Se apprezzate quello che pubblico potete iscrivervi o abbonarvi al canale, magari potete anche consigliarlo a degli amici interessati agli argomenti. Lo so che può essere una richiesta noiosa, ma è solo con il vostro supporto che posso continuare a portarvi dei video sempre migliori. Comunque, tornando a come immaginavano il futuro, passiamo da Bacon a Bacon. Sembra una colazione inglese, invece intendo che passiamo da Roger Bacon a Francis Bacon, che è un altro personaggio famoso però del 1500-1600. Francis Bacon scrive un libro che penso in tanti conoscete, chiamato La Nuova Atlantide, che è un libro utopico. E qui propone pure lui delle meraviglie futuristiche, anche se le mette sempre lontane nello spazio, in una meravigliosa casa di Salomone, non lontane nel tempo, nello stesso modo in cui facevano i medievali. Gli abitanti di questo luogo utopico dicono di avere la produzione di nuovi metalli artificiali. A volte dicono li utilizziamo anche, cosa che può sembrare strana, per curare alcune malattie, per prolungare la vita. Anche qui più avanti si accenna ai famosi unguenti per il prolungamento della vita, che abbiamo capito che erano un must delle idee mediche antiche. Bacon però qui ci azzecca sul futuro, infatti oggi produciamo dei metalli artificiali, nel senso di leghe, materiali compositi che non esistono in natura in questo modo. Tanti di questi sono pure effettivamente usati per curare delle malattie o per prolungare la vita, per esempio per le protesi in titanio, per impianti e strumenti chirurgici. Quindi Francis Bacon aveva sorprendentemente ragione sull'idea che la manipolazione dei metalli avrebbe avuto un ruolo centrale nella medicina e nell'estensione della vita umana. Questa civiltà più avanzata dice anche di avere delle macchine per moltiplicare e potenziare i venti. E quindi Bacon intuisce pure la possibilità di controllare e intensificare i flussi d'aria. Oggi questo è pienamente realizzato, per esempio tramite ventilatori industriali, turbine o gallerie del vento, che sono tutti sistemi aerodinamici che accelerano e canalizzano l'aria aumentando localmente la velocità del vento. Gli abitanti di questo luogo poi dicono pure: abbiamo anche case grandi e spaziose dove imitiamo e dimostriamo i fenomeni meteorologici. Pure questa è una previsione giusta, perché possiamo oggi riprodurre artificialmente molti fenomeni meteorologici in ambienti controllati come un laboratorio. Facciamo alberi e fiori che sbocciano prima o dopo la loro stagione e che crescono e fruttificano più rapidamente di quanto non facciano seguendo il loro corso naturale.
Li rendiamo anche con l'arte molto più grandi di quanto non siano in natura. I loro frutti più grandi e più dolci e di gusto, odore, colore e forma diversi da quelli naturali. Abbiamo anche i mezzi per far crescere diverse piante mediante miscele di terre senza semi e allo stesso modo per creare diverse piante nuove, diverse da quelle comuni, e per trasformare un albero o una pianta in un altro. Francis Bacon, tramite questa civiltà avanzata, intuisce pure che in futuro saremmo stati in grado di controllare i cicli di fioritura e di fruttificazione. Questo oggi si fa per esempio con le serre, la luce artificiale e gli ormoni vegetali. Proprio come dice nel testo, oggi possiamo anche accelerare la crescita, ottenere piante più grandi, produttive, con caratteristiche nuove. E questo si può fare per esempio intervenendo sulla genetica delle piante. Abbiamo anche parchi e recinti, dicono gli abitanti, con ogni sorta di animali e uccelli che utilizziamo per dissezioni e sperimentazioni. In questo modo possiamo comprendere meglio cosa può essere fatto al corpo umano. Allo stesso modo con l'arte li rendiamo più grandi o più alti della loro specie. Inoltre li rendiamo diversi per colore, forma, attività in molti modi. Troviamo il modo di creare commistioni e accoppiamenti di specie diverse che hanno prodotto molte nuove specie, e queste non sono sterili, come si crede comunemente. Oggi ovviamente è realistico l'uso di animali da laboratorio per degli esperimenti, e è anche realistico modificare tante caratteristiche di un animale tramite la selezione artificiale e l'ingegneria genetica. Invece non è realistico neanche oggi creare delle nuove specie fertili incrociando specie diverse. Infatti l'ibridazione è possibile solo tra delle specie molto affini e spesso produce individui sterili, proprio come si pensava già nel Medioevo e non come dicono gli abitanti di questa città super avanzata. Francis Bacon anticipa correttamente in modo sorprendente la manipolazione delle specie animali, però sopravvaluta la possibilità di superare i limiti biologici della diversità tra le specie. Poi anche in questo testo c'è un interesse per il calore del sole e per l'ottica. Abbiamo calori che imitano quelli del Sole e dei corpi celesti, che attraversano diverse disuguaglianze, per così dire orbite, progressi e ritorni, grazie ai quali produciamo effetti ammirevoli. Abbiamo anche case prospettiche, dove facciamo dimostrazioni di tutte le luci e le radiazioni. Anche qui Francis Bacon si interessa a delle cose molto moderne e anticipa che sarebbero esistite, non a caso è considerato uno degli ispiratori della scienza moderna. Infatti oggi abbiamo davvero una conoscenza molto approfondita di quello che lui chiama il calore del sole. Pure quelle che lui chiama case prospettiche sono realistiche se pensiamo a dei laboratori di ottica e di fotonica. Abbiamo anche sale dedicate al suono dove pratichiamo e dimostriamo tutti i suoni e la loro generazione. Rappresentiamo e imitiamo tutti i suoni articolati e le lettere, nonché le voci e le note degli animali e degli uccelli. Abbiamo alcuni strumenti che applicati all'orecchio migliorano notevolmente l'udito. Abbiamo anche diversi echi strani e artificiali che riflettono la voce molte volte come se la rimbalzassero. Alcuni restituiscono la voce più forte di come è arrivata, altri più acuta, altri più profonda. Alcuni addirittura rendono la voce diversa nelle lettere o nel suono articolato da quello che ricevono. Abbiamo anche mezzi per trasmettere i suoni in tronchi e tubi, in linee e distanze strane. Qui Bacon ci prende in pieno perché oggi con l'ingegneria acustica digitale il suono è perfettamente sotto il nostro controllo. Quindi quasi tutto quello che dice oggi è praticamente a portata di mano quasi per tutti. Poi anticipa addirittura lo sviluppo degli apparecchi acustici per chi ha dei problemi di udito, che evidentemente era un'esigenza importante del suo tempo. Alla fine pure Francis Bacon ripropone i motori, le macchine che imitano il volo degli uccelli e delle navi per andare sott'acqua. Anche lui comunque sbaglia ipotizzando l'esistenza dei motori perpetui che però, come abbiamo visto, sono impossibili per le leggi della fisica come le lampade eterne di prima. Finora abbiamo visto delle previsioni serie su delle possibili innovazioni future, anche se alcune previsioni c'erano pure in delle opere satiriche. Qui ovviamente gli autori non pretendevano di indovinare direttamente qualcosa sul futuro, anzi inserivano le innovazioni come espedienti comici, però a volte anche facendo così hanno previsto qualcosa di vero.
quindi sono comunque delle fonti antiche interessanti su come loro immaginavano il futuro. Per esempio Luciano di Samosata nel II secolo d.C. viene considerato un precursore di molti secoli della fantascienza. Lui racconta un viaggio immaginario che, se vogliamo, è anche una prima descrizione letteraria di un viaggio spaziale. Infatti la sua nave viene sollevata da un tifone in aria fino alla Luna, anche se è ancora una normale nave greca e non un'astronave. Pure il francese Cyrano de Bergerac descrive un viaggio sulla Luna, eppure lui viene considerato uno dei primi scrittori di fantascienza. Arthur Clarke, che invece è uno scrittore di fantascienza del Novecento, ha attribuito proprio a Cyrano la prima descrizione del volo spaziale a propulsione a razzo e l'invenzione di un motore a reazione chiamato stato reattore. Nel 1700 alcune invenzioni meravigliose si trovano anche nei famosissimi viaggi di Gulliver, e una in particolare oggi risulta molto interessante. Viene descritto un maestro che ha inventato una macchina per facilitare l'apprendimento, diciamo. La via per apprendere le arti e le scienze è dura e faticosa, dice il testo, ma con la sua invenzione anche i più ignoranti avrebbero potuto scrivere libri di filosofia, poesia, politica, legge, matematica, teologia. Ingegno e applicazione non servivano a nulla, sarebbe stata sufficiente una modica spesa e uno sforzo muscolare irrisorio. Questa macchina infatti è un telaio su cui, girando solo una manovella, si compongono delle frasi e delle parole in automatico, senza che nessuno ci capisca niente di che cosa ne viene fuori. Il risultato sono tanti volumi nei quali aveva raccolto frasi sconnesse che intendeva ricucire per fornire al mondo la summa completa di tutte le arti e le scienze. Questa sembra già una descrizione, anche se molto ironica, dei modelli linguistici di oggi come ChatGPT, che appunto riassemblano le parole e scrivono dei testi senza che chi le usa debba saperne per forza qualcosa dell'argomento. Nel 1700 e nel 1800 ci sono le rivoluzioni industriali e si comincia anche a guardare al futuro direttamente nel senso di progresso e di innovazioni tecnologiche. Quindi chi vive in quest'epoca azzecca ancora molto di più delle invenzioni e delle scoperte che oggi esistono veramente. Per esempio un francese chiamato Tifaigne de la Roche nel 1760 descrive la fotografia, ma lo fa circa 60 anni prima che esistesse veramente e lo fa anche in un modo estremamente preciso. Scrive: i raggi di luce riflessi da corpi diversi formano un'immagine e dipingono i corpi su tutte le superfici levigate, sulla retina dell'occhio per esempio, sull'acqua, sul vetro. La tela, per mezzo della materia viscosa, trattiene le immagini. Lo specchio mostra gli oggetti esattamente, ma non ne trattiene nessuno. Le nostre tele li mostrano con la stessa esattezza e li trattengono tutti. Questa impressione delle immagini si produce nel primo istante in cui vengono ricevute sulla tela, che viene immediatamente portata via in un luogo oscuro. Un'ora dopo la materia sottile si secca e si ottiene un quadro tanto più prezioso, in quanto non può essere imitato dall'arte né danneggiato dal tempo. Questa intuizione potrebbe sembrare sorprendente, ma in realtà si spiega anche in un modo abbastanza semplice. Infatti i principi fisici della proiezione ottica che servono per la fotografia erano conosciuti fin dall'antichità tramite la camera oscura, che è appunto una scatola buia con un piccolo buco da cui entra la luce, in cui l'immagine del mondo esterno viene proiettata rovesciata su una parete interna. E questi principi erano studiatissimi per esempio già nel Medioevo, e lo stesso Roger Bacon, che abbiamo conosciuto bene, si interessava di queste cose. Quindi per tanti secoli si era già ipotizzato che ci potesse essere un modo per catturare le immagini ottenute con la camera oscura, che poi a grandi linee è quello che farà proprio la fotografia, impressionando dei materiali fotosensibili. Un testo che si proponeva direttamente di parlare del futuro si intitola L'anno 2440. Venne pubblicato nel 1771 da un intellettuale illuminista francese chiamato Louis-Sébastien Mercier. Viene considerato la prima utopia lontana nel tempo e non nello spazio, infatti è proprio un testo in cui l'autore immagina di risvegliarsi a Parigi nel 2440, che sarebbero circa 700 anni dopo rispetto alla sua epoca. Oggi può essere uno stratagemma comune e banale per un racconto, ma all'epoca era un qualcosa di completamente nuovo. È un testo che riguarda soprattutto dei temi sociali e politici, come era tipico di tanti illuministi, però fa anche delle ipotesi sugli avanzamenti tecnologici del futuro.
Anche se in questo testo non c'è stata una rivoluzione industriale, che quindi Mercier considera già con un certo sospetto, però la ricerca scientifica viene finanziata dai re al posto della guerra. La Parigi del 2440, secondo Mercier, è stata riorganizzata in grandi strade ordinate, al posto della caotica città medievale. E questo è avvenuto veramente circa un secolo dopo, con le famose trasformazioni urbanistiche del barone Haussmann, che hanno creato i grandi viali di Parigi. Quindi Mercier aveva già previsto bene la Parigi moderna. Poi dice anche: vidi le strade perfettamente illuminate. Le lanterne erano fissate ai muri e i loro fasci combinati non proiettavano ombre, né proiettavano un bagliore pericoloso da strada a strada. Quindi Mercier immagina anche un'illuminazione continua che può far pensare a quella elettrica, che però arriverà dopo di lui. Anche Mercier, come Francis Bacon, parla di riprodurre tutti i rumori, i versi degli animali, qualunque suono e le musiche. Evidentemente questo era un punto molto importante nel passato, di cui oggi non ci rendiamo conto, visto che siamo sempre vissuti in un mondo in cui i suoni sono riproducibili abbastanza facilmente. Nel 1800 poi ci sono i primi autori più famosi di fantascienza come Herbert Wells e Jules Verne, che azzeccano molte più cose sul nostro mondo proprio perché sono più vicini a noi e hanno già vissuto ampiamente l'industrializzazione. Per esempio Verne ha scritto un testo poco conosciuto che si chiama Parigi nel XX secolo. È poco conosciuto perché è stato pubblicato solo pochi anni fa, più di un secolo dopo rispetto alla sua morte, perché quando era in vita il suo editore non ha voluto pubblicarlo. Ma in questo testo Verne poteva immaginare già una Parigi del 1960 che non è troppo diversa dalla sua e neanche troppo diversa da quella reale del 1960. Infatti prevede l'esistenza della metropolitana, la climatizzazione degli ambienti oppure gli apparecchi televisivi. Prevede anche delle reti mondiali di trasmissione dei dati, anche se sono ancora telegrafiche. E pur prevedendo bene tutto questo, però non aveva previsto lo sviluppo della penna. Infatti nella sua Parigi del XX secolo si usano ancora le penne d'oca e non c'è la penna a sfera. Un illustratore francese chiamato Albert Robida ha realizzato un'opera intitolata Il XX secolo, che è molto interessante anche perché ha i suoi disegni di come lui si immaginava il futuro. In parte sono delle caricature o delle satire come per i viaggi di Gulliver, però ci fanno anche capire che cosa pensava lui che fosse realizzabile. Per esempio ipotizza dei dirigibili che fanno da bus cittadini, e questo non si è proprio realizzato. Ma soprattutto ci parla di un'innovazione, il telefonoscopio. È uno schermo piatto a parete che consente comunicazioni a lunga distanza. Trasmette le ultime notizie a qualsiasi ora del giorno e della notte, trasmette pure le opere teatrali, conferenze e videoconferenze. Consente pure delle videochiamate con i familiari, ma offre pure programmi di intrattenimento, che sono pure intervallati da delle pubblicità abbastanza fastidiose, una cosa che non suonerà nuova a nessuno. Il dispositivo è costituito da un sottile schermo di vetro appeso come un quadro alle pareti del soggiorno. Però esiste anche una versione tascabile che consente a chiunque di seguire i programmi o di fare le videoconferenze in qualsiasi momento. Qui chiaramente Robida ha previsto alla perfezione tanti dei nostri dispositivi moderni, se vogliamo dalla televisione allo smartphone e anche le videochiamate. La cosa può sorprenderci perché siamo solo alla fine del 1800, anche se alla sua epoca stava già nascendo il telefono. Quindi se vogliamo questi sviluppi si potevano anche già ipotizzare logicamente, anche se ci voleva una buona dose di fantasia in quel momento e anche di fiducia nel progresso tecnologico. Finiamo poi con delle illustrazioni degli inizi del Novecento che si intitolano proprio Nell'anno 2000. Volevano immaginare proprio come sarebbe stato il mondo ai nostri tempi e sono sempre molto interessanti proprio perché sono dei disegni che possiamo confrontare con la nostra realtà di oggi. Queste illustrazioni sono pure rarissime, infatti l'unico set conosciuto era posseduto guarda caso da uno scrittore di fantascienza, cioè Isaac Asimov. Tra le cose del futuro che queste illustrazioni hanno previsto bene ci sono i carri armati, oppure sempre la comunicazione in videochiamata come aveva già fatto Robida. Prevedono un'orchestra con degli strumenti che si suonano da soli e direi che la riproduzione del suono in realtà è andata molto oltre. Poi prevedono anche degli elettrodomestici per le pulizie e per la cucina, che sono un po' fantasiosi però colgono l'idea.
propongono un treno elettrico Parigi-Pechino e qui sono andati un po' oltre perché questo treno non c'è. Però una parte dell'innovazione, che era proprio il treno elettrico, ovviamente oggi esiste. Poi ci facevano vedere una casa di villeggiatura su ruote che più o meno è una roulotte o un camper, anche se qui sembra qualcosa di più grande. In alcune illustrazioni in parte ci azzeccano, in parte no. Ci fanno vedere per esempio una cena al ristorante a base di pillole. E anche se è vero che esistono delle pillole che possono sostituire i pasti, non si mangiano oggi al ristorante, non sono nemmeno così diffuse. Poi ci fanno vedere un agricoltore che lavora tutti i suoi campi solo con delle macchine stando seduto, e questo era un po' troppo ottimistico. Infatti ancora ad oggi, nonostante ci siano molte macchine sui campi, è necessaria anche una parte di lavoro manuale umano. Una scuola viene rappresentata con i libri che vengono inseriti in una macchina e la conoscenza viene trasferita direttamente nel cervello degli studenti. Questa illustrazione sicuramente voleva anche essere ironica, però non è andata troppo lontana dalla realtà. Infatti penso che tutti avete sentito parlare delle recenti idee di chip da connettere al cervello, però ecco, non è una cosa che si sia proprio già realizzata. Queste illustrazioni invece hanno sbagliato di grosso su una cosa che forse non vi aspettate, cioè sul dominio del fondo del mare e dei cieli, che abbiamo visto fin dall'inizio sembrano i grandi sogni dell'uomo, ma che nella pratica hanno ottenuto molti meno progressi di quelli che si immaginavano all'inizio del Novecento. Tantissime di queste illustrazioni, per esempio, sono dedicate a sport subacquei o a ristoranti nel fondo dell'oceano, invece ancora oggi scendere sul fondo dell'oceano è un'attività limitata a pochissime persone e ancora abbastanza pericolosa. Ugualmente è pieno di aerei e di mezzi volanti per una singola persona, cioè secondo loro nel 2000 sarebbero stati più comuni delle biciclette. Questi mezzi, come sapete, sono un sogno della fantascienza anche in epoche più recenti, però ancora non ce li abbiamo. Una cosa interessante poi è che le illustrazioni sbagliano ancora nettamente su tanti lavori pratici. Per esempio immaginano che le case si costruiscono solo con le macchine, l'architetto pigia solo dei pulsanti. Oppure che si entra in una sartoria e che una macchina fa i vestiti su misura in automatico per ogni cliente. Oppure ancora una macchina sostituisce facilmente il lavoro del barbiere. Al contrario, oggi invece queste sono attività per cui, anche se c'è il supporto di alcune macchine, è ancora richiesta una parte importante di lavoro umano. E anzi non sembra che in futuro saranno queste attività manuali molto specifiche e personalizzate quelle più facili da sostituire con la tecnologia. Magari avrete fatto caso che nel video non ho parlato di automi e robot, infatti hanno una loro storia specifica a parte di cui ho parlato in questo video che trovate qui in fondo. E per come possiamo immaginare il futuro noi, Roger Bacon, che aveva azzeccato tante cose già nel Medioevo, scrive: gli uomini saggi di oggi ignorano molte cose che tutti capiranno facilmente in futuro.